11.01, nuova puntata di Occupy DJ. Oggi è mercoledì e io sono Andres. E io Valentina, sempre in diretta da Via Massena 2, da Radio DJ. Questo è Occupy esatto. DJ, come al solito in sovraimpressione. Non ci possiamo sbagliare. Oggi sarà una puntata intensa, ragazzi, perché abbiamo tanti ospiti internazionali. Con chi partiamo, Andres? Partiamo con Gabriella Cilmi, che viene a presentarci il suo terzo album The Sting, e poi continuiamo con un altro ospite internazionale. Sì, con i Clean Bandit, che ci presentano, non ancora, però in realtà oggi ci presentano un nuovo video in anteprima. Non vengono mani vuote, diciamo. Esatto, in anteprima, e poi il loro album uscirà il 3 di giugno e si chiama Your Eyes. Esatto, New Eyes. Nuovo singolo Extraordinary, prossimo singolo, quindi una mega anteprima. E noi ve la facciamo vedere qua, Occupy DJ. Incollati lì. Quindi adesso facciamo continuiamo a parlare di musica, esatto. Perché Andres mostra che cosa hai tra le mani. Perché lo faccio salire con il meccanismo. Qua. Ecco, Kiss Me Once, autografato di Kylie Minogue. Anche oggi abbiamo, tanto sei simile, no? Guarda. Sì, ci assomigliamo. Abbiamo tre perché Valentina anche Pecorere oggi, come per il resto della settimana, regaliamo il vinile autografato di Kylie Minogue. Esatto, doppio vinile con anche dentro il CD, con anche dentro la card per scaricare l'album in digitale. Esatto. Complimenti per l'ottima scelta. Come fare per accaparrarvelo? Dovete scriverci sulla nostra pagina di Occupy DJ e dimostrarci di essere fan di Kylie Minogue. Esatto. A fine puntata diremo il nome del regalando. Molto bene. Allora quindi adesso noi siamo un po' di fretta, quindi partiamo con la notizia del giorno. Notizia del giorno, vai. vai. Ok. Eccoci qua. Olè. Allora, torniamo bambini per un minuto perché a New York c'è stata la fiera del giocattolo. Vai, giocattoli. E vi spieghiamo un po' che cosa ne è emerso da questa fiera, quali saranno i giocattoli di quest'anno, del 2014. Esattamente come nelle fiere, quelle di tecnologia. Infatti queste sono immagini probabilmente che abbiamo mutuato dalla fiera di tecnologia. Ti ricordi, avevamo già visto quella pallina che si controlla con il tablet. Capiamo quali sono i trend per i prossimi anni. Quindi... allora, quelli che andranno sono i giocattoli grandi, quelli di dimensioni reali, un po' come un Andres però pupazzo. Fai il pupazzo, perfetto, che puoi abbracciare e stritolare tutto, no? Poi quelli controllabili a distanza. Faccia la pirla. Perfetto. Quelli tecnologici, che sono quelli a cui i bambini si stanno anche più abituando. Ci giochi, no? No, io non giochi a PlayStation. Avevo tutti i pupazzetti, no? del wrestling che poi mi hanno formato anche in età adulta, diciamo. Ecco, perfetto. Poi tutti quei giochi che riguardano il mondo dark, zombie, vampiri. Zombie perché saltano. Certo. Zombie vampiri, poi riscopriamo i giocattoli che usavamo noi quando eravamo piccoli, quindi anche i nuovi bambini si abitueranno a vederli. E poi invece... Quali sono tipo i giocattoli? Non lo so, Le la Barbie, trottola. In che senso? La trottola. Walter giocava con la trottola, nel lontano. Sai cos'è? L'anteguerra, cioè la povertà, col potere della trottola. Lei è molto peggio. La lippa, Molto male. Tornerà la lippa però con il GPS. La corda per saltare, certo, insomma, si quel fatto un tipo di lancio, giochi. vabbè. E poi i giochi che si possono modificare e personalizzare a proprio gusto e piacimento, un po' come i Lego, mi viene da pensare. Esatto, sì, che puoi crearne di E ogni. tu ci giochi ancora, quindi lo sai bene, Lego, no? sono un master dei Lego. Quindi passiamo alla domanda del giorno. Vediamo, domanda del giorno. Eccola qui che arriva la sullo domanda. schermo, quale giocattolo vorresti tirar fuori dalla cantina per giocarci ancora un po'? Hashtag da grande. I nostri contatti sono la pagina di Occupy DJ su Facebook, @Occupy DJ su Twitter e il numero di WhatsApp 34287 95 900. E allora non mi resta che lanciare il video di Gabriella Cilmi, non la Tweet Parade, perché? Perché appunto oggi abbiamo due grandi ospiti e abbiamo un po' rimaneggiato la nostra scaletta. Ci vediamo un suo video, si chiama The Sting. Diamo il benvenuto alle 15.06 in diretta a Occupy DJ, Gabriella Cilmi, benvenuta. Benvenuta. E diamo grazie. e diamo anche il benvenuto a Vivian che fa la traduttrice, Vivian. sempre come sempre per noi. Allora, can we say Cilmi? Cilmi, yes. Yes. Perché ovviamente è di origini Correct. italiane, però chiedevamo, tante sì. volte la chiamano Silmi, no? Però noi la chiamiamo No, it's not Cilmi. Cilmi, it's not Cilmi. it's Cilmi. It's Cilmi, yeah. Ok, perfetto. Perfetto. Meglio ancora, più facile. Viene a presentarci il suo terzo album che si chiama The Sting. Abbiamo già visto il video che dà il titolo anche all'album. Possiamo chiamarlo un po' l'album del cambiamento? Yeah, I guess so. It's completely different to my last records. I've released this one independently with my own label. And it's kind of a bit of a family affair. I wrote some of the tracks with my brother, my little brother, and a lot of my band, my live band. But yeah, it's really my baby, my little bambino.
Sicuramente sì, perché è diverso rispetto al precedente ed è anche un po', diciamo, l'album di famiglia. È uscito sulla mia etichetta, ho aperto un'etichetta e ho composto molti brani con il mio fratellino, quindi è un po' un affare di famiglia. Tu hai raggiunto un successo incredibile quando ancora non avevi 18 anni. Adesso appunto stai dicendo che stai cambiando anche le sonorità della tua musica. Verso che genere ti stai orientando? Well, this is kind of, I'm inspired from everything from Massive Attack, Portishead, kind of trip hop to soul music. Ike and Tina Turner are my favorites, and I love Motown. And so I take inspiration from soul and blues and then infuse it with other things. Like for this record, you know, I love Massive Attack Mezzanine records, so I was really influenced by the soundscape and those kind of works. Prendo, diciamo, la mia ispirazione un po' da vari generi, dal trip hop fino al soul. Per esempio adoro Massive Attack, Portishead, quindi cerco di combinare un po' tutte queste influenze che mi piacciono e rigenerare, fare poi la mia musica. Hai detto prima il tuo bambino nato sulla tua etichetta Sweetness Tune. Come è avvenuto il divorzio dalla Island Record? Oh yeah, the divorce. Yeah, it was. You know, it was hard for me to, you know, I'd been in this industry ever since I was 14 years old, writing, and I'd been with the same manager, the same label, and then all of a sudden, it was like a big breakup. It's worse than breaking up with your boyfriend, you know. It was hard for me, but, you know, I still, I don't regret anything, so. È stato, diciamo, un quasi peggio di lasciarsi col fidanzato, perché ero in questo ambiente da quando avevo 14 anni con lo stesso manager, lo stesso entourage, poi d'improvviso questo divorzio, ma non sono assolutamente, non rimpiango assolutamente nulla. Questo cambiamento che hai subito lo si nota soprattutto anche nel look, che dai capelli lunghi e mossi che avevi adesso te li sei tagliati molto corti, quindi è tutto collegato? Yeah, I guess so. I don't know. I just felt like my dad's a hairdresser, and one day I woke up and I just decided I want to cut my hair short. Yeah. So it wasn't like one of those I'm gonna cut my hair moments. It wasn't like that. No, I just I'd watched a lot of like Nouvelle Vague, you know, Breathless, the film, and I love these women with little short haircuts. So I thought, oh, I might try it myself. But it's growing now, and I'm aiming for. Have you seen the movie Leon with Natalie Portman? Leon? Yeah, that's how I want. Yes. Okay. Yes. E suo papà è un parrucchiere, quindi non è che è stata una cosa traumatica. Ha detto un giorno mi sono svegliata, volevo tagliarli corti e così l'ho fatto, anche perché ho visto molti film della Nouvelle Vague, Breathless, quindi mi piacevano quelle donne con i capelli corti, anche un po' così elegantini, e quindi me ne sono fatti. Ora però stanno crescendo, quindi bisogna ristrutturarli. E certo, dunque questo album, la copertina è in bianco e nero, perché è ispirata a un libro che ti hanno regalato, che raffigura un po' gli attori dell'epoca del neorealismo del cinema italiano. Yeah, well, my friend, well, he obviously knew I had Italian origins, and he gave me, a gift of this book on Italian neorealism, and I just instantly related with the photos, even though they were taken in like post-war conditions. There's still a lot of, you know, these people were living in poverty, but the pictures still have a beauty to it. And I think the whole idea with the Sting for me was trying to find, I went through a really hard time the 3 years before writing this album. And I just wanted to find the good in it, you know, find the beauty in the pain. And I got inspiration from the photography, these photographs. So. Questo libro l'ha regalato un suo amico conoscendo le sue origini italiane e praticamente sono delle foto appunto in bianco e nero che ritraggono queste persone, queste donne dopo la guerra, quindi in un ambiente completamente povero, ma c'è una bellezza in queste foto che comunque ti ispira anche coraggio. Quindi siccome io ho vissuto 3 anni di disagio in un certo senso, volevo fare come in queste foto, quindi nella mia povertà, nel mio disagio, trovare la bellezza e il coraggio per fare delle cose nuove. Allora, noi ci vediamo un altro video di Gabriella. Estratto da The Sting e questo è Symmetry. Gabriella Cilmi con Symmetry. Cilmi! I was thinking. What are you doing? I was thinking about symmetry, and that's why Okay. I had a mistake. Comunque, Gabriella Cilmi con Symmetry è qui a presentarci il suo terzo album, The Sting. Gabriella, hai dichiarato di non essere più preoccupata di piazzare un singolo attualmente. Quali sono i tuoi obiettivi musicali? Well, I just set out to make an album as a whole. I just wanted the album to sound good and tell a story. I wasn't aiming to
to write a hit single. Of course, it's good if you do get hit singles along the way, but it's meant to tell stories. So. L'importante è avere un album completo, finito, che racconti una storia, non avere solo un singolo che fa il boom. Bene se c'è, ma non è solo quello l'obiettivo. Se qualcuno ti definisce una pop star, tu la prendi come un complimento oppure non tanto? Oh my God, yeah, this annoys me all the time. Actually, sometimes my boyfriend would be like, pop star as a joke. And I used to have a Spanish friend that'd call me pop star as a joke. But I don't know, I don't really feel like a pop star at all. I just, yeah, no. Not really, but yeah. In realtà non mi sento una pop star per niente, mi prendono in giro a volte magari i miei amici, il mio fidanzato che mi chiamano pop star, ma io non mi sento una pop star. Quale musica hai ascoltato durante la composizione di The Sting, che è durata 3 anni, come hai detto tu, quindi insomma ne avrai sentite di musica? Yeah, I listened to a lot of trip hop, like I was saying, Portishead, Tricky. I got to work with, we wrote a track called Highway together on The Sting. But I was listening to all types of things. I was listening to more singer-songwriter records like Van Morrison and John Martin. And I listened to so much stuff. And then again, Nina Simone records or Tina Turner records, all taking an influence from there. But yeah, I wanted it to be fragile but yet strong sounding. That was my aim. Ascoltavo un po' di tutto, da Van Morrison, Nina Simone, chiaramente molto trip hop, come dicevo prima, Portishead, Tricky, ho fatto anche un pezzo assieme e volevo che fosse un album, diciamo, fragile ma allo stesso tempo forte. Allora noi li Gabriella, facciamo... sì, dall'Australia tu sei passata a Londra dove vivi adesso e ti trovi qua in Italia perché stasera suonerai al 75 Beat qua a Milano e venerdì all'Home di Treviso, quindi hai qualche data qua in Italia in questi giorni. Oh, domani in Milano, domani, in Treviso, yeah. Okay, sì. Domani. Yeah, I'm really excited. I haven't played, it was 5 years ago I played in Rome and I played a concert. And so now it's really good to be back, but yeah, if you're around, come along. Come along. But that was the old Gabriella Cilmi. Right? Huh? That was the old Gabriella That was the Cilmi. old. That was the old. No, this is the new. Gabriella. Still the same. 5 anni fa sono andato a Milano, a Roma, ma era la Gabriella vecchia. Ora se siete a Milano venite domani. Perfetto, Grazie allora, mille, grazie Gabriella. Grazie, thank you for having me. Good luck, buona fortuna. Noi Vivian ci vediamo fra poco invece. tra poco, sì. Restate qua con noi dopo la pubblicità i Clean Bandit. e 19 minuti, eccoci tornati in diretta ad Occupy DJ. Oggi vi abbiamo chiesto, Vale? Leggiamo insieme la domanda del giorno. Stiamo parlando di giocattoli, quindi quale giocattolo vorresti tirar fuori dalla cantina per giocarci ancora un po'? Hashtag da grande, vediamo qualche risposta. Tu non ne hai uno in mente mentre aspettiamo che esca? No, Beh, io sono avevo usciti una Leo bambola Shakur. che si illuminava però. Che si illuminava? Sì, che se schiacciavi il corpo si illuminava la faccia. Come vabbè. te? Faccia la pirla. Leo Shakur da Twitter dice la pista delle macchinine telecomandate. Ce l'avevo anch'io, ero solito uscire sempre alla prima curva perché ci dai dentro, no? Gli dai tutto il gas e poi fuori subito. Da Twitter DKV81 dice il Tricky Traps, non so se ve lo ricordate. Sì, Io deve no, essere non ho tipo idea. No Panic, quei giochettini in cui devi fare andare la pallina su un percorso. Non ho idea, penso sia da maschio. Penso no? siano quelli. Best Likers, li saluto. Sicuramente il Diablo. Vabbè, non è tanto vecchio. No, però. si usa ancora il Diablo ogni tanto. Ai semafori, infatti, vedete gli artisti di strada che tante volte col Diablo si esibiscono per qualche spicciolo. Dunque, adesso è arrivato il momento dell'altro ospite internazionale, quindi richiamiamo dentro la nostra Vivian perché sta per venire qui in studio Neil dei Clean Bandit. Noi ci vediamo il loro più grande successo, Rather Be. Clean Bandit con Rather Be alle 15:23 ancora in diretta a Occupy DJ. Diamo il benvenuto a Neil dei Clean Bandit. È tornata Vivian, però stavolta potevo anche non dirlo perché era qua fino a poco tempo fa. Onesto. Allora, Rather Be, il disco dei record perché più di 31 milioni di visualizzazioni su YouTube, il disco più ascoltato su Spotify UK, più anche dei Daft Punk. Insomma, da dove Primo nasce? in classifica qua in Italia. Primo in classifica oggi qui in Italia perché nella classifica singoli perché l'album uscirà il 3 di giugno. Come mai secondo te è diventato un pezzo così popolare, Neil? I mean,
it's an incredible song. È una canzone incredibile. I don't know. We never expected it to become like this. We started playing it last summer in festivals in the UK, and no one had ever heard it at that point. But and even then, people were kind of singing along in the audience, even though they'd never heard it before. And so it just seemed like kind of people just kind of catch on to it, but don't know why. Non ce lo aspettavamo, l'abbiamo suonata la prima volta l'estate scorsa a dei festival e la gente che l'ascoltava per la prima volta comunque la canticchiava, ti rimaneva già in mente e poi da lì insomma l'ascesa. Oggi sei qua da solo, mancano altri 3 elementi del gruppo, Grace, Luke e Jack. Come vi siete conosciuti? Come si è formato il gruppo? Well, Grace and I have been playing in things together since we were very young, and so we've known each other for a long time. And then Luke and Jack are brothers, so they have known each other for about 20 years. And then the rest of us, we all met at university. We all kind of came together at university, and Grace and I were playing together. And then Jack started, he was doing some recordings for us, and he started playing around with those and chopping them up. And that was kind of the beginning of Clean Bandit. Beh, io e Grace ci conosciamo praticamente da tanti anni, gli altri 2 sono 2 fratelli, quindi chiaramente si conoscevano dalla nascita. Jack ha cominciato a fare delle cose per noi all'università, ci siamo conosciuti, facciamo delle cose insieme, quindi poi man mano è nata proprio la band, si è formata. Come avete scelto il nome Clean Bandit? Well, Grace and Jack spent a year living in Russia, and one of their friends used to describe Grace, this Russian expression which meant clean bandit. But it kind of means like total bastard. Yeah. But, and we just thought it was funny because the translation into English is kind of weird and doesn't really work. So we just. Grace e Jack vivevano in Russia per un anno e c'era una sua amica che la chiamava sempre in russo Clean Bandit, che vuol dire un po' come la bastardina, no? E siccome era divertente tradotto poi in inglese abbiamo scelto come nostro nome del gruppo. Un false friend, praticamente. Sì. Com'è stata la prima volta che avete suonato i vostri strumenti che sono classici in una discoteca? Il pubblico come ha reagito? It was funny because our first gig, it was in this tiny little club in like a really weird building, and pretty much the whole audience came because they were fans of Grace and my classical group. So it wasn't a kind of normal club audience, and I guess it made it easier for us because we'd never done anything like that before. But I think they loved it, and we had a great time. La prima volta che abbiamo suonato insieme eravamo in un club abbastanza piccolo, ma praticamente la maggior parte del pubblico erano amici di Grace o comunque del nostro del club della parte classica della musica, no? Perché gli strumenti venivano dalla parte classica. Quindi comunque un mix strano, ma secondo me la gente si è divertita, gli è piaciuto, è stato bello. Ma quindi come definite il vostro genere musicale? Perché ha influenze house ovviamente, venendo dall'Inghilterra, con misto anche di classica. Well, because we don't have a singer in the band, so on the album there's like 12 different singers, and each of them is so different. Like we've done songs with like a kind of folk singer, but then also this guy called Stylo G, who's like a reggae dancehall act, and then that really changes our music. So it's kind of hard to define because across the album there's so many different styles. È molto difficile trovare un solo genere perché sono vari generi, soprattutto per il fatto che non abbiamo una cantante nostra, ma abbiamo nell'album 12 cantanti, uno per brano. Per esempio c'è questo artista che si chiama Stylo G che ha portato il suo genere, il suo stile, quindi ogni pezzo è diverso e è troppo difficile classificare tutto l'album in un genere. Siete molto legati alla città di Mosca perché quando abitavate lì il vostro appartamento si trovava sopra una bancarella abusiva che vendeva CD di musica techno. Siete mai stati influenzati da quello? Yeah, well it was Jack who lived above a techno shop, and he kind of started on the beat for Mozart's House, which was the single we released last year, through being influenced because he was listening to classical music in his room, but then the techno was kind of coming through the floor. Sicuramente Jack è quello stato più influenzato perché lui ascoltava la sua musica classica, però poi aveva sempre questo rumore in sottofondo che veniva dal negozio, quindi sicuramente poi si è creato il mix. Vi siete costruiti da soli il vostro primo studio musicale? Adesso che potete permettervelo, cambierete studio o rimanete fedeli a dove siete partiti? We can't afford it. Non possiamo permettercelo ancora. Siamo stati ottimisti, Too early to say. Tra l'altro la stagista che lavorava nel vostro studio è entrata a far parte del coro del vostro album.
Yeah, well, actually, a lot of the singers on our album are people who we found because the studio's sort of a community project. Yeah. And so a lot of the people on the album are people who just live around there, and we just kind of discovered them through that. So the singer on our new single, Extraordinary, Shana Bass, and then on previous songs, Nikki Sislin. So yeah, we found a lot of people that way. La maggior parte delle cantanti, dei cantanti del nostro album le abbiamo trovate, diciamo, a caso, cioè perché noi viviamo comunque in quello che si chiama un community space, quindi ci sono tante persone anche che girano intorno a questo luogo, questo spazio, quindi le vai scovando pian piano, le vai conoscendo e poi nascono le collaborazioni. E diceva lui, anche in Extraordinary la cantante l'hanno trovata così, mi pare di capire. Yeah, she's 16 years old, and she's at dance school near our studio, and we met her through that. Sì, lei ha 16 anni e praticamente faceva danza lì vicino, l'hanno conosciuta per questo. E allora noi ce la vediamo Extraordinary, che tra l'altro è la mega anteprima che vi proponiamo, perché il singolo uscirà solo fra un po', e quindi insomma super special per Occupy DJ. A tra poco. Extraordinary in anteprima ad Occupy DJ, il loro prossimo singolo. Stavamo dicendo, appunto, stavamo parlando di questo video. Dove siete andati a girarlo? It was shot in Cuba, actually. We had like a really nice holiday for a week in the middle of, like, it was the middle of winter in London, so it was raining and horrible, and we just went there and it was so nice. Abbiamo girato a Cuba, quindi anche una bella settimana per noi, una bella vacanza, perché era inverno in Inghilterra, quindi andare a Cuba, tutt'altra storia. E avete fatto delle riprese un po' particolari, perché voi siete tutti in situazioni un po' difficoltose per suonare, quindi a strapiombo, sul lago, sul ramo. È stato divertente girare il video? Yeah, it was really, there was one scene we filmed where we're all just standing on this rock and clapping, and it was so hot, the sun was like really baking down, and I had to wear this really horrible, like really hot blazer over me, and I was so angry, and like I had to pretend to look happy, and I just wanted to like hit someone. C'è la parte in cui sono tutti quanti su questo, tipo in un canyon, e faceva un caldo veramente pazzesco. Lui aveva questo giubbottino, questo blazer, che comunque gli faceva ancora più caldo, e quindi era arrabbiatissimo. Dice no, non voglio fare questo, è troppo caldo. Avrei voluto picchiare qualcuno, diceva. Sì. No, a Cuba avete girato questo video. Il violino che cioè, era tuo, quello che hai suonato in mezzo all'acqua? No, perché conoscendo il feticismo dei violinisti per i loro strumenti. Yeah, it's very precious. No, we bought lots of really cheap violins, so I think I broke about 4 in the end. No, ne ho rotti praticamente 4, quindi abbiamo comprato dei violini molto a buon mercato, perché poi chiaramente si rompevano. E i video li autoproducete tutti voi? Come mai questa passione? Cioè, è una passione vera e propria, oppure appunto nel community space vi siete interessati alla regia, oppure lo fate per risparmiare? Both, really. The first video we made was for Mozart's house, and we did that because Jack had just spent a year at film school, and so it was kind of like a project, an experiment for him. And as soon as we put the video up, no one had listened to the song before. Maybe we had like 7 plays, and then as soon as we put the video up, loads of people started watching, and then we kind of just never stopped. And now we have a bit more help because the record label can fund that, but we still kind of do it ourselves. Un po' per tutti i motivi, appunto, perché sicuramente è una cosa che ci piace anche fare, perché per esempio Jack ha studiato, ha fatto un anno di film, e quindi era anche un progetto che doveva fare, quindi chiaramente ha fatto il nostro video, il nostro primissimo video. Ora abbiamo dei contatti, la label, ci aiuta a trovare delle altre persone che ci aiutano, però comunque ci piace metterci sempre del nostro. E allora siamo arrivati alla fine di questa intervista. Purtroppo ricordiamo che questa sera fanno la loro prima data in Italia qui a Elita Festival al Teatro Franco Parenti, quindi insomma insieme a Hall e insieme anche a Levante. Noi lo ringraziamo. Thank you very much. Thank you, Neil. Thank you. Ringraziamo Grazie, anche Vivian, Grazie e continuiamo con le nostre comunicazioni di servizio, sì, perché dobbiamo dire il nome del regalando, che è Domenico Dipinto. Complimenti. Complimenti per l'ottima scelta. Complimenti a noi per la scelta, abbiamo scelto noi lui. Vero. Va bene, What a Rush quest'oggi, abbiamo corso una cifra. Come puntata. What a Rush, tra l'altro, era anche l'urlo di battaglia di Ultimate Warrior, che proprio oggi se n'è andato all'età di 54 anni, quindi insomma un grande del wrestling nel cuore di tanti, lo volevo salutare così. Noi ci salutiamo Sì, e ci vediamo domani, ragazzi. Ci vediamo domani. Giovedì. Così.